Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con la lettura di oggi vedremo se entro un breve periodo di tempo, diciamo 2-3 mesi, si riuscirà ad avere quel cambio che voi state aspettando, organizzando, pianificando. Mh? Diciamo che la mia intenzione è quella di un cambio di tipo fisico, quindi potrebbe essere un cambio di casa, un cambio di residenza, un cambio di situazione magari monetaria, sempre riferito a una casa, quindi una compravendita, oppure, potrebbe avere un'intenzione di cambio di lavoro. Diciamo che si parla di quello che è uno spostamento, da un luogo fisico, Abbiamo 3 scelte. La prima scelta è questo braccialetto di occhio di falco, molto bello con dei riflessi particolari. Il secondo bracciale è di turchese e il terzo bracciale è di ametista. Quindi scelta 1, scelta 2 e scelta 3. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il bracciale di occhio di falco. Andiamo subito a vedere qual è l'energia generale che, governa, diciamo, questo cambio, questo, momento che state aspettando, che state programmando. Wow, abbiamo la torre. Molto probabilmente questo cambio è un cambio di tipo drastico, quello che dovete fare, perché comunque la torre porta per distruggere determinate, stabilità, determinate certezze. Credo che sia necessario per molti di voi fare un cambio drastico. Qui si parla di un cambio a 360 gradi, suppongo. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Andiamo a vedere per gli amici del bracciale dell'occhio di falco. Mhm. Abbiamo un re di denari, un 2 di coppe. Quindi il re di denari potrebbe rappresentare una persona all'interno di questa situazione o di questa relazione, di questo momento specifico. Il 2 di coppe credo che sia proprio quello che bisogna rompere. Probabilmente è se fosse un'assenza di lavoro potrebbe essere un qualche tipo di collaborazione, un qualche tipo di contratto, mh. Mhmm, Guardate, il re di denari normalmente è una persona che quando arriva, arriva per dare un aiuto. È una carta che ha una forte energia di generosità, di aiuto, di condivisione. Ehm, Probabilmente è una persona che arriva in aiuto per questo cambiamento, mh. Potrebbe anche essere un padre, uno zio, mi dicono. E sento che comunque c'è questa collaborazione, quest'unione, questo compromesso, questo accordo di cui mi parla il 2 di coppe, che secondo me è, la cosa, diciamo così, che bisogna interrompere, che bisogna far crollare, o perlomeno ci sono determinate certezze che si hanno per quello che riguarda questa collaborazione che stanno crollando o che sono crollate. Abbiamo poi anche un 8 di bastoni e qui l'8 di bastoni fa riferimento a quello che è il mantenere aperta la comunicazione in questo processo di cambio, in questo processo di, tagli anche se vogliamo. Okay, andiamo avanti, vediamo che altro. Allora abbiamo un 2 di pentacoli che secondo me esprime proprio quello che è la situazione che guardate gli amanti, la situazione anche un po' di conflitto, Sì,
qui ripeto, il 2 di pentacoli potrebbe far riferimento a quello che è una situazione di conflitto, una situazione ambigua, con tanti alti e bassi. Potrebbe essere che qualcuno sta cercando comunque di mantenere in equilibrio diversi aspetti della propria vita. E qui abbiamo la carta degli amanti. Io qui sento che in qualche modo c'è quello che è l'amore, che sia per voi stessi o che sia magari anche per l'altro, perché non è detto che questa non possa essere una stesa da un punto di vista romantico, ed è un 6. L'arcano degli amanti è una carta numero 6 e terminiamo anche la stesa con un 6 di pentacoli. Quindi sento che c'è quello che è un equilibrio a fine stesa. E la carta degli amanti qui vi dà la possibilità di fare una scelta tra le 2 cose che in questo momento si stanno cercando di mantenere in piedi, mh. Il 2 di pentacoli molte volte fa anche riferimento a quelli che sono dei cicli karmici che con questa torre si andranno a rompere. Io sento che qualcuno qui uscirà da quello che è appunto, come vi dicevo prima, quello che sono certe sicurezze, certe ciclicità, okay? Interessante, interessante. Allora, per quello che riguarda il cambio, perché comunque, ricordiamoci che la domanda era se riuscirete entro breve tempo ad effettuare questo cambio, io vi direi proprio di sì. Sarà un cambio, diciamo non del tutto velocissimo, ci metterete un pochettino, però quello che posso dirvi è che entro i 3 mesi questo cambio ci sarà. Riuscirete in qualche modo a cambiare la vostra situazione, perché la stesa, ripeto, finisce con 2 carte di estremo equilibrio, okay, e anche il 2 di pentacoli, nonostante tutti questi alti e bassi, adesso non in questo mazzo, in altri mazzi è rappresentato come un giocoliere su una gamba sola, che comunque tiene in piedi più situazioni, più questioni. Quindi in qualche modo, anche se con difficoltà, ma anche questa carta indica una sorta di equilibrio. Cioè, e anche qui abbiamo un 2, abbiamo veramente il centro della lettura che parla di quello che è anche una giustizia. Il 6 di pentacoli, è una carta che parla di denaro, di soldi, di un giusto equilibrio tra quello che si spende e quello che si riceve. Quindi guardate, sento che sì, vi state avvicinando a quello che è il cambiamento, perché, molte persone lo stanno già vivendo questo cambiamento, questo momento torre. Ricordo che la torre quando arriva destabilizza parecchio. Normalmente non sono cambi, ehm, come vi posso dire, programmati, sono cambi che arrivano semplicemente, non sono voluti da voi, sono voluti magari da altri o dal destino, sono cose che non si controllano, che arrivano e basta. Però vedo che comunque riuscite a gestire il cambio in modo molto equilibrato, in modo molto armonioso e soprattutto nel modo giusto per voi stessi, perché con la carta degli amanti si parla di amor proprio. Bene, andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi di Osho. Andiamo a vedere un paio di messaggi. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno aiutando a divulgare il canale con i like, le iscrizioni, i commenti. Grazie. 2 carte per gli amici del bracciale dell'occhio di falco. La fonte, è un asso di bastoni. Parla di trovare la propria fonte wow, la propria fonte interiore. Parla di trovare quello che è l'impulso, l'input, il fuoco anche un po' interiore, no, e fa anche riferimento al fatto che voi siete una fonte creativa, che voi all'interno di voi stessi siete pronti, siete abili, avete tutte le capacità per creare, per iniziare a fare quello che volete fare. E anche questa carta, che è un 9 di denari, parla di maturità. Dice che i tempi sono maturi per staccarsi. I tempi sono maturi per lasciarsi indietro determinate cose che non servono più. Qui la frutta casca nel momento in cui è matura, di conseguenza non serve più che stia attaccato all'albero, che stia attaccato, diciamo, alla fonte principale
di sostentamento, di nutrimento. Bene, ancora un messaggio con le fatine. Sì, comunque, per dare un'idea di tempo, vi dico che io credo che in questi alla fine dei prossimi 3 mesi, insomma, ci sia già quello che è un movimento, quello che è un cambio. Perlomeno quello che è un ritrovato equilibrio. Allora, le fatine dicono meditazione, quindi in un certo senso trovare il vostro centro, mh, trovare quello che è la vostra pace interiore. Poi abbiamo sostegno e qui per certi versi parla di come voi potete sostenere gli altri, ma per altri versi parla di come anche gli altri possano sostenere voi. E poi abbiamo presenza, vivere nel qui e ora, vivere in modo zen, essere presenti in quello che si fa, in quello che si pensa, in quello che si dice, anche un po' coerenza in questo senso. E poi è venuto fuori l'appagamento. Scusate, questa è saltata fuori, ma visto che il 9 di denari, parla anche di quello che è l'appagamento, mi sembrava giusto tirarla fuori. Okay. Bene, cari amici, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi abbia potuto aiutare, vi abbia potuto ispirare. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao e benvenuti agli amici del bracciale di turchese. Andiamo a vedere subito qual è, diciamo, il tema generale di questo cambio. Vediamo un pochettino, grazie. Abbiamo l'appeso, il tema generale qui è che non si cambia. L'appeso parla di un momento di riflessione, parla di quello che è un momento di valutazione, del cercare di vedere le cose da un altro punto di vista. Per qualcuno sento che fa anche riferimento a quello che è una sorta di rassegnazione a quello che è questa situazione magari, ehm, o questo dover cambiare. Okay, andiamo a vedere con i tarocchi. Allora abbiamo la carta della stella, la carta del 6 di spade. Quindi sì, sento che qualcuno qui lo sta meditando di andarsene, di fare quel passo, quel movimento, quel cambio di cui parlavamo all'inizio. Si sta sempre di più manifestando, concretizzando, prendendo forma. Se prima era solo un'idea abbozzata, adesso piano piano state mettendo energia in questa cosa. Ehm Perlomeno lo desiderate, perché sento che comunque con la carta della stella c'è un obiettivo, c'è un desiderio, In realtà con il 6 di spade e il re di spade dopo, sento che non si è ancora del tutto pronti. Probabilmente è per quello che c'è ancora questa fase di attesa, di riflessione, di osservazione, di studio della situazione, perché è come se, sì, sta prendendo corpo, ma non ci sono azioni concrete per iniziare a programmare questo cambiamento, questo trasferimento, cambio casa, cambio lavoro. Sì, state più, diciamo, lavorando a livello energetico, a livello di visualizzazione che non a livello pratico, magari mandare curriculum o cercare, non so, annunci di case. Però comunque diciamo che avete quello che è una chiarezza mentale nel tipo di cambiamento che volete affrontare, Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Il re di spade potrebbe anche rappresentare una persona che è intorno a voi comunque, che potrebbe essere legata anche a questo tipo di cambiamento e al motivo per cui in realtà voi non state ancora effettuando il cambiamento. Abbiamo poi un re di bastoni e un 4 di bastoni. Allora, qui potrebbe esserci qualcuno che per certi versi che sia consapevole o meno, vi sta condizionando in quello che è questo tipo di scelta. Cosa voglio dire? Nel senso che magari non è una persona che vi dice apertamente: "Io non voglio che tu faccia questo", però è una persona che,
magari vi dice come farò, come farei io senza di te, quindi vi vi instilla quello che è quel sottile senso di colpa, per voler perseguire, o proseguire per la vostra strada, no, però quello che sento è che comunque avete un 4 di bastoni. È una carta molto bella, è una carta di felicità, di gioia, di appagamento, di ufficializzazioni. Per qualcuno potrebbe far riferimento a quello che è il matrimonio. Quindi, se per caso per voi il cambio fosse da un punto di vista lavorativo, è come se qui dicessero: cerca, conforto in quello che è la tua famiglia, in quello che è la tua unione, C'è comunque qualcuno qui che può sostenervi nel vostro gruppo vicino di persone. Se non è la famiglia potrebbero anche essere gli amici, però comunque sono persone che stanno vicino a voi nel quotidiano, diciamo così. Okay, ancora una carta per piacere, grazie. Asso di denari, bellissimo, nuovi inizi, cambi, nuovi percorsi, una nuova strada che si apre, il vedere nuove possibilità insomma, l'iniziare un nuovo tipo di percorso. L'asso di denari normalmente può anche far riferimento a un dono. Qui sono saltate fuori una regina di spade e un fante di bastoni. Secondo me queste 2 figure rappresentano la famiglia di qualcuno qui. Quindi una moglie, perché qui abbiamo comunque un re di spade, potrebbe essere una coppia, diciamo, per destino, ehm, e il fante potrebbe rappresentare un figlio, eh. Quindi qui per qualcuno magari c'è una famiglia di mezzo dalla quale non ci si vuole staccare, però sento che è un distacco nel caso in cui ci fosse e sarà un distacco comunque da un punto di vista sarà sereno, perché comunque avete un 4 di bastoni, c'è il l'asso di denari, quindi è un dono, anche se voi doveste staccarvi dalla famiglia, non sento tanto come se fosse un divorzio. Sento più un allontanarsi per altre questioni, probabilmente per obiettivi di vita diversi, per desideri o non lo so, o valori anche diversi. Però sento anche che sarà una transizione tranquilla, mh, e nello stesso modo vale se per voi vibrasse come una stesa di lavoro. Io sento che c'è qualcuno qui all'interno della vostra famiglia, del vostro gruppo sociale comunque che vi può sostenere in tutto quello che è questo processo, questo percorso. L'unica nota dolente è questo re di bastoni che potrebbe rappresentare una persona che magari mette un po' lo zampino, non tanto appunto, magari non lo fa con intenzione, magari è una di quelle persone che vi dice: "Guarda che anch'io ho fatto quella cosa lì e tanto non funziona, lascia perdere, ti risparmi un sacco di energie e non butti via tutti 'sti soldi." Ecco, il consiglio va bene, potete ascoltarlo, però poi poi sta a voi, ehm, decidere se coglierlo o no, perché tenete sempre presente che ognuno ha esperienze di vita filtrate dalle proprie credenze limitanti. Se voi non avete le stesse credenze limitanti, automaticamente il risultato non sarà lo stesso. Okay? Quindi ognuno delle persone che vi dà un consiglio, se cioè nel senso ascoltatele, perché comunque magari ne può venir fuori qualche cosa di interessante, ma non vi fate condizionare o influenzare troppo, perché comunque, ripeto, ognuno ha il proprio percorso di vita e quando vi dà i consigli ve lo dà in base alle proprie credenze limitanti ed esperienze pregresse. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho. Ah, per quanto riguarda il tempo. Per quanto riguarda il tempo, guardate in realtà la sento un po' lunga la questione, oltre i 3 mesi. Mh. Sì, perché comunque avete la carta dell'appeso come energia generale, quindi in questo momento c'è in realtà è come se qualcuno si fosse stufato di scappare, sento.
e quindi si preferisce ancora un attimo rimanere lì in quella situazione e cercare di valutare. O per altri invece si rimane lì perché si è proprio ci si rassegna, come avevo detto all'inizio, proprio perché magari c'è una stanchezza di base nel doversi spostare, nel doversi allontanare, nel dover fare tutto quello che questo processo di cambiamento porterebbe. Pensate anche solo se dovesse essere un trasloco, c'è da fare tutti i pacchi, da smontare tutto, organizzare il trasloco, insomma è un lavorone. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho per gli amici del turchese, per piacere, grazie. Guardate, 2 arcani maggiori, il completamento e la voce interiore. Il completamento è la carta del mondo, quindi parla di quello che potrebbe essere il vostro mondo interiore, ma anche quello esteriore. Cosa succede con questa carta? Vi avvisa, vi dice, vi fa presente che per quanto qualche cosa possa sembrare completo in questo momento, nel qui e ora, domani non lo sarà già più, perché domani voi cambierete prospettiva, cambierete modo di pensare, cambierete stato emotivo e di conseguenza se ieri andava bene, magari oggi non va più bene. Lo metto a posto e domani di nuovo non andrà più bene. Quindi completamente è una cosa relativa, la perfezione in sé è una cosa relativa. Quindi è una carta sì, di compimento, perché comunque la carta del mondo parla di una chiusura di un ciclo. Però ecco, questo piccolo accento al la vita è un continuo cambiamento, ci si completa sempre di più. E abbiamo anche la carta della voce interiore e qui sento che questa carta fa riferimento a quello che è la propria intuizione, la propria elevazione spirituale. Considerato che è vicino a questa carta, io direi che qualcuno qui si sta muovendo per fare un lavoro con il bambino interiore ed è per quello che non si scappa più da quelle che potrebbero essere le credenze limitanti, da quelle che potrebbero essere i sensi di colpa, le responsabilità che si hanno, le aspettative degli altri fondamentalmente. Cioè, è come se si iniziasse a dire: "No, basta, qui arrivo io arrivo cioè faccio questo e boh, il resto non mi spetta, il resto è responsabilità di qualcun altro". Mh. Vediamo con le fatine che altro messaggio vi danno. Io intanto volevo ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo con i like, le iscrizioni, i commenti, quindi grazie. Ok, vediamo che altri messaggi vi danno. Non attaccamento, e lo collegherei un pochettino a questa carta, al fatto di dire che la perfezione è relativa, oggi è perfetto, domani non lo è più. Non attaccamento al risultato, non attaccamento a qualche cosa. Sono 2 carte comunque che parlano di viaggio, anche questa fatina ha la valigia. Vediamo un po', e perseveranza, che è un po' la costanza, questa rettitudine, questo lavoro, programmato e organizzato di cui ci parla il Re di Spade, okay, qui la fatina sta disegnando un mandale, quindi parla anche di costanza e di pazienza. Bene, cari amici del turchese, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E benvenute alle persone che hanno scelto il bracciale con l'ametista. Andiamo a vedere qual è l'energia generale per questo tipo di cambiamento, per questo tipo di movimento. Andiamo a vedere. Gli amanti. Wow. Equilibrio e scelta. I significati principali degli amanti. Alcuni dei significati principali degli amanti sono questi. La scelta è quella scelta che si fa per amor proprio, è una scelta che si fa con il cuore, ok? Quindi parla di un qualche tipo di appunto movimento, che è quello che stiamo guardando. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Wow, sono letteralmente saltati. Allora, qui abbiamo un 9 di coppe al contrario, un 2 di coppe, scusate, un 3 di coppe, un matto, un 4 di coppe, un asso di coppe al contrario
e la carta della luna. Interessante, interessante perché qui, parla di qualche tipo di mhmm, allora mi verrebbe da dire che qualcuno probabilmente è un po' sopraffatto da qualche tipo di eccesso, mh, ehm, o può essere che ci sia un po' troppa pigrizia in quello che è l'effettuare questo movimento, perché comunque la carta degli amanti è un 6. È una carta che parla di equilibrio, è una carta che parla di armonia, per certi versi, parla anche di zona di comfort ed è un po' quello che vedo qui, no, che probabilmente c'è qualcuno che si sta un po' crogiolando, se vogliamo. Ehm, Anche se avendo comunque il 3 di coppe e la carta del matto, è un po' come se ci si stesse preparando proprio a questa nuova avventura, proprio a questo cambio. Perché comunque il 3 di coppe, mi parla di quello che è tutta una situazione di amicizia, una situazione di relazioni, che probabilmente, avrà un cambiamento, okay, perché, sento che ci sarà qualche cosa qui che cambierà a livello relazionale proprio, e da lì quello che potrebbe essere la scelta di cui mi parlano gli amanti, mh. Sinceramente non vedo grandi movimenti a livello fisico, il movimento che sento è un movimento interiore in realtà. Qui è come se ci fosse qualcuno che si appresta a lavorare l'amor proprio. Io, ho chiesto davvero per quello che è un movimento di tipo fisico, però qui non c'è niente che mi fa pensare a un movimento di tipo fisico. È più un movimento con la carta della guardate, ecco sì, forse il matto mi può parlare di qualche viaggio, di qualche spostamento, di nuove avventure, però comunque poi tutte le altre carte che ho sono carte comunque con un'energia piuttosto statica. Quindi in realtà sento che è un movimento verso l'interno, perché qui abbiamo comunque la luna, mi parla di introspezione. Per qualcuno parla anche di quello che è un ritorno dal passato, magari è proprio un amore del passato, perché qui abbiamo anche un asso di coppe al contrario. O c'è un qualche tipo di situazione, un qualche tipo di progetto che non inizia con questo asso di coppe al contrario, ma credo che la, come vi posso dire, la causa la dobbiate ricercare dentro voi stessi, perché avete comunque la carta della luna. C'è qualche tipo di proiezione che voi probabilmente state facendo inerente a questa situazione, inerente magari solo più semplicemente l'amore o quello che potrebbe essere un contratto, perché ricordiamoci che la carta degli amanti fa anche riferimento a quelli che sono dei contratti, delle unioni. Andiamo a vedere, con i tarocchi di Osho, che cos'altro posso dirvi. Se dobbiamo parlare di un tempo, io credo che questo tipo di lavoro, di diciamo un momento di ozio fisico, ma lavoro interno, potrebbe durare qualche mese, quindi in realtà nei prossimi 3 mesi, non vedo uno spostamento di tipo fisico, ma è più un lavoro che fate a livello interiore, che giustamente è quello che serve per trovare la forza per fare il movimento fisico. Andiamo a vedere. Comunque quello che sento con queste carte qui è che c'è una sorta di, non so, mi viene in mente l'energia del 4 di spade. Si sa che non si sta bene completamente, anche se comunque c'è una sorta di armonia, ma c'è anche una sorta di zona di comfort, di stand-by, che fa comodo fondamentalmente. È come se non fosse ancora del tutto guariti dal passato per riuscire a fare il passo. Allora, Osho dice: "Volgersi all'interno e la fonte". E sono bellissime lette tutte e 2 così, perché è un po' come: guarda dentro e troverai la tua fonte. Ed è proprio quello che suggerisce la luna, di guardare in faccia le proprie paure, i propri timori, di togliere quello che è il velo delle illusioni. Mh? Il volgersi all'interno, questa figura è rappresentata con un sacco di, facce, diciamo di visi, di volti che comunque stanno parlando e la persona tiene gli occhi chiusi proprio perché per non farsi distrarre da queste voci
che sono comunque nella sua testa, È come se fossero per certi versi quelle le voci degli altri, le voci degli avi, le voci delle persone, dell'ambiente in cui siamo cresciuti, le persone che ci hanno formato, i punti di riferimento che abbiamo avuti, tutti parlano e vogliono dare il loro contributo per quello che riguarda questo tipo di scelta, però quello che dice Osho è: "Guardati dentro". Vi faccio notare che è un 4 di coppe ed è già uscito anche qui, okay, il 4 di coppe parla proprio del non vedere qualche cosa, del vedere solo fino ad un certo punto. E qui le carte di Osho dicono proprio: "Guarda dentro", okay, perché in questo momento il cuore è chiuso con questo asso di coppa al contrario. Vi consiglio di mettere una pietra di giada al collo, giada, malachite, potrebbe essere un quarzo rosa, aiuta comunque il quarto chakra a lavorare. E poi appunto la fonte, un asso di bastoni. Avete quello che è l'energia creatrice all'interno di voi, okay? Quindi io sento che davvero potrebbe, mhmm, essere quello che voi state cercando, la spinta propulsiva. Anche il matto mi parla di quello che è l'impulso, anche l'impulsività alle volte, però l'impulso, l'ispirazione, la gioia di andare verso il nuovo. Wow. Okay, qualche carta delle fatine. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, le condivisioni. Grazie quindi. Allora, equanimità e qui la guardate, la metterei proprio sotto questa carta degli amanti perché qui abbiamo una persona coi capelli scuri e la corona chiara, una persona con i capelli chiari e la corona scura, 2 bambini di colori diversi, 2 animali di colori diversi, qui anche abbiamo 2 animali di colori diversi. Quindi parla proprio di quello che è un equilibrio, di fare le cose in modo equo. Luce interiore, wow! E l'appoggerei vicino a questa carta, perché anche un po' la rappresentazione dell'asso di bastoni in questo mazzo ricorda un po' quello che sono i chakra, che sono, queste lampadine accese in questa fatina. Quindi fondamentalmente trovate la vostra luce interiore. Sento che vi manca un po' la spinta, c'è questo velo dell'illusione che avete sopra che un po' opacizza, la vostra, percezione della realtà. E coraggio. La fatina ha le braccia aperte ed un cuore, quindi anche qui lo metterei sotto questo asso di coppe come per dire cercate di aprire il cuore, okay, volgere all'interno sì, va bene, ma con la testa, okay, proprio per ascoltare il cuore, per ascoltare quello che è il subconscio, per riuscire a creare un contatto con la vostra essenza emotiva. Bene, cari amici dell'ametista, questo è quello che ho per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, che vi abbia ispirato. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!